Ciao a tutti, come fare innamorare l'uomo giusto ed evitare di innamorarsi di quello sbagliato? Allora, la prima cosa è evitare di innamorarsi di quello sbagliato, perché se ti innamori di quello sbagliato non potrai mai innamorarti dell'uomo giusto, ovviamente, perché come dire, un serbatoio è già pieno, non è che puoi riempirlo un'altra volta per innamorarti nuovamente. Allora, quindi evitare di innamorarsi dell'uomo sbagliato, come si fa? Devi, prima di innamorarti, capire chi hai davanti, capire se la persona che hai davanti ha i tuoi stessi valori, ha le tue stesse credenze, ha la tua stessa visione del mondo e soprattutto, ha i tuoi stessi valori. Cioè, se per te la cosa più importante è la famiglia, e ti trovi un Peter Pan, uno che di famiglia non ne vuole assolutamente, quello è l'uomo sbagliato. Quindi devi evitare, quando capisci questo, e lo capisci dopo poco tempo, perché basta mettere dei vincoli, basta mettere delle condizioni. Se uno non accetta i tuoi vincoli e le condizioni, ma vedi che vuole subito andare al sodo da un punto di vista fisico, ad esempio, è perché non è interessato ad altro. E quindi se non è interessato ad altro c'è poco da fare, tu non puoi rimanere in queste situazioni, non puoi rimanere in queste condizioni e devi trovare una via d'uscita. La via d'uscita deve essere quella di non coinvolgerti, quindi avere la capacità di procurarti da sola delle emozioni, fare delle cose che ti piacciono, frequentare altri uomini, perché non è che puoi sostituire temporaneamente sì, un uomo con il lavoro, temporaneamente puoi sostituirlo, ma a lungo no. Devi frequentare altre persone, ma avere la capacità di darti delle emozioni positive. Un'emozione positiva può essere la capacità di sedurre, ad esempio, la capacità di conquistare. Nel momento in cui riesci a gestire la tua parte emotiva, vedrai che non ti innamorerai più degli uomini sbagliati, sbagliati per te. Cioè, dire, se tu vuoi un uomo con cui creare una famiglia, non devi trovartene uno che la famiglia c'era già e che magari è sposato, ha mille situazioni di questo genere, perché non avrebbe senso. E allora questo è fondamentale. Poi che cosa devi fare? Una volta che hai fatto questo, devi trovare l'uomo giusto, quindi nelle tue conoscenze devi frequentare ambienti diversi. Anche qua l'ambiente che frequenti è molto importante. Se vuoi trovare un uomo di cultura, beh, difficilmente lo troverai nelle discoteche o nei bar, nei peggiori bar di Caracas, tra virgolette, no? Nei bar malfamati. Lo troverai in associazioni culturali, conferenze, cose di questo genere. È più probabile, statisticamente, devi muoverti negli ambienti dove ci può essere una persona che ti può interessare. Una volta che hai trovato questa persona, per farli innamorare, devi farti vedere tu come la donna giusta. Quindi devi avere un look, diciamo, che stimoli, molto importante, un look che stimoli, ma che non sia un look, come dire, eccessivamente provocante, eccessivamente volgare, devi attrarlo da un punto di vista sessuale anche, ma non deve essere un qualcosa di volgare, perché se è un qualcosa di volgare, di eccessivamente provocante, non metterà in atto in lui dei meccanismi di squalifica, per cui non ti vedrà come la donna giusta, non ti vedrà come la donna con la quale costruire un futuro assieme. Però devi essere molto femminile, quindi gonne, calze velate, autoreggenti che si intravedono, ma casualmente, e però sobria anche, sexy ma austera. Questo è il look migliore. E poi devi essere morbida nei movimenti, nel modo di fare, insomma, in modo tale da evidenziare tutto ciò che è femminilità. Devi ricalcare i suoi movimenti, i suoi gesti, le sue posture, perché tutto quello che ricalchi, ricalcare significa, come dire, emulare un po' i suoi valori, i suoi comportamenti, insomma, questo serve tantissimo perché la sua parte logica ti darà ascolto.
E un'altra cosa fondamentale che devi fare è procurare le emozioni, fargli vivere un po' di tormento, fargli vivere un po' di turbamento, capire quali sono le emozioni che lo coinvolgono di più. Possa essere anche l'abbandono affettivo, tra le altre cose. E se tu parli di abbandono, vedi che lui si tocca i capelli o si tocca le labbra, è perché un po' devi farlo sentire abbandonato. Quindi magari sparirai per un po', poi troverai delle scuse perché la penalizzazione è quella che seduce e la gratificazione è il piatto su cui tu servi la penalizzazione, cioè la tensione emotiva, devi erogare tensione emotiva. Capire quindi quali sono le sue emozioni compresse, questo è fondamentale. Facendo questo e mantenendo il giusto distacco dal risultato, riuscirai sicuramente a sedurre l'uomo giusto per te. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!